Ciao proprio YouTube, bentornati sul canale di Begnis Music e come al solito sono con Matteo. Ciao a tutti! Oggi parliamo di alternative alle Gibson ES335 nella fascia 2-3 mila euro, ma tutto questo con una sorpresa e ovviamente dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, sono tornato da Begnis Music per parlare di una secondo me delle chitarre più leggendarie di sempre, ovvero la 335. Assolutamente. Ma in questo caso non 335 di casa Gibson, ma delle interpretazioni di una 335 di differenti marchi. In questo caso abbiamo addirittura 5 marchi diversi, più una sorpresa che vi lasciamo alla fine del video. Una chicca che alla fine, è di una quelle chicca succulente. Niente male. Esatto. Quindi vi consiglio di guardare fino alla fine del video. Per tutte le chitarre utilizzeremo questo bellissimo Sur Bella, un amplificatore di base molto pulito che andremo a boostare con un pedale decisamente di livello, made in Italy, il nuovissimo Cornerstone Centurio, che è una sorta di doppio pedale clone che è fatto da casa Cornerstone. Esatto. Con un po' di riverbero che sarà dato dal Crazy Tube Circuit Mirage, quindi un riverbero very nice, come direbbero in inglese. Iniziamo dalla chitarra più economica del gruppo. Sì. Nessuna di queste è una chitarra economica. Come è giusto che sia, nel senso che comunque stiamo già di base di chitarre di un certo livello. Sì, poi comunque lo stile 335 già di base per costruire come costruzione a livello literistico non può essere uno strumento particolarmente economico, perché è fatto complesso. In un certo modo, è complesso da costruire. Quindi. È complesso se poi soprattutto quando sono fatte con il binding in un certo modo, esatto. I laminati di acero hanno una costruzione che è una scelta tecnica il laminato di acero in questo caso. Sì, non è una cosa come una chitarra acustica che è diminutiva. Esatto, questa è una scelta tecnica. E in questo caso partiamo con probabilmente, da che mi viene in mente, è il brand Eastman che riesce a tirar fuori quello che loro chiamano varnish, quindi la finitura relicata. Esatto. Probabilmente il prezzo più basso che c'è sul mercato per questi tipi di strumenti. Sì, è un rapporto qualità-prezzo a mio avviso imbattibile, sì. come tutta quasi la gamma Eastman, loro... Ne abbiamo già parlato più volte, sì. Vi lasciamo i link in descrizione. In questo caso è uno di quegli strumenti con pick-up Lollar, sì. Quindi è uno strumento che già vi arriva fatto e finito per quello che diciamo vi potreste aspettare da una classica 335. E il canale, in questo caso l'unico canale del Bella, quindi totalmente pulito, suona così. Mi piace il pick up al ponte, questo diciamo countreggiante. Sì. Non male. Ha un bel attacco. Col gain qua, col clone davanti che dà quel boost di medie, sicuramente ci porta in un bel territorio countreggiante. Bella dinamica, sì, veramente davvero, bella dinamica, davvero. È il ruggito del pick up al ponte. Molti non utilizzerebbero, vedono la 335 una chitarra molto da blues leggero o da diciamo jazz quasi, invece è molto più rock di quello che uno creda. Assolutamente. Poi qua abbiamo di base un setup che è ovviamente ispirato al vintage, al blues, non abbiamo una tonnellata di gain, ma non è una chitarra che ha paura comunque di spingere. Mi piace molto come pulisce soprattutto il pick up al manico, perché è proprio...
È veramente, Sì, ragazzi, questa qua l'abbiamo presa poco fa dalla Sì, custodia. l'abbiamo aperta, era in custodia perché ne avevo fuori un'altra di un altro colore. Incredibile. E questa qua è uscita dalla custodia mezz'ora fa. quindi Incredibile. Setup è perfetto. Non l'abbiamo toccata. È perfetto. Sentiamo un po' più di gain delle... Stavo notando come il pedale vada, con l'utilizzo del volume del pedale, vada davvero a cambiare l'ampli, cioè Sì. a spingerlo e a renderlo, Sì. andare a saturare Mi un po' serve anche un po' il finale. questo ampli qua, perché Sì, è un ampli sì. molto pulito, quindi vuole proprio essere menato davanti per riuscire Esatto. a darti quel gain in più. Questo vi fa anche capire quanto se la sono studiata, perché non fare Altro saturare che- un amplificatore in questo modo ce ne vuole. Altro che- Andatevi a guardare poi la review che ho fatto del Centurio, perché con un 20 watt normale Sì. usato nel rev urlava in una maniera incredibile, quindi vi vero. fa capire quanta headroom ha questo amplificatore. Questo sì. Pazzesco. Alla grande. Grande chitarra comunque, Sì. suonabilità super, il fatto che appunto è uscita dalla custodia della spedizione suoni così è veramente incredibile. Sì. Vi fa capire anche la stabilità del manico. Sì, la cura costruttiva comunque che loro hanno, nonostante essendo comunque una grossa liuteria ancora molto artigianale, però hanno una cura costruttiva veramente notevole. Sì, sì. Passiamo alla prossima. Sì. Bene, con la magia dell'editing siamo tornati con questa bellissima Yamaha. Non Splendida. ricordo il nome. perché SA sennò 2002. Mi ricordo che hanno infatti delle sigle numeriche sempre particolari. È bellissima, ragazzi. SA Probabilmente 2002. tra quelle che abbiamo oggi dal punto di vista puramente estetico, il top. Wow, Top veramente fiammato, wow. pazzesco, tastiere in ebano, poi loro... Questa è una chitarra che si vede che è stata fatta da dei giapponesi perché è fatta, Sì. è perfetta. Sì, è un po' cioè la loro veramente filosofia, è no, della studiata- perfezione. Esatto, è studiata nei minimi dettagli, possiamo anche vedere una banalità, la doppia vite di regolazione in modo da inclinare Averlo il perfettamente pick-up al livello che e ci livellarlo interessa. alle corde, cioè questo è un dettaglio che ti fa capire. Non l'avevo notata, forse è una delle Sì. prime volte che vedo una cosa del genere. Sì, sì, Ce sì. la vedo Anche Gretsch, quella anche Gretsch, sì. che vediamo dopo, però effettivamente wow, è bellissima. Ci possiamo aspettare un carattere abbastanza diverso da quello che abbiamo appena Totalmente sentito. diverso, secondo me sì. Sentiamo, questa credo che abbia anche esatto degli Sì, split. è lo split per rendere i pick-up dei single coils. Molto più rotonda, Sì. molto più calda, si sente che è una chitarra quasi pensata per... Non sono un jazzista, scusatemi, ma non sono in grado, però si sente che proprio Sì. la mentalità di suono è questa qua, quella che Assolutamente. quasi alla George Benson nel momento in cui l'attacchi, no? Questo... molto più rotonda, ha meno Sì. attacco rispetto all'altra. Sì, è molto più educata come suono, è un suono più fermo, Sì. sicuramente è una chitarra molto più da studio di registrazione, Sì. da sonorità più blues jazz pulite, è una chitarra un po' più raffinata, diciamo Sì, così. decisamente. Sentiamola con gli split.
male il pick up al manico splittato, devo dire che non mi disgusta affatto. Bello questo. E quel suono in più che può far comodo avere. Poi, siccome sono indipendentemente splittabili, in realtà al centro potete anche decidere di fare humbucker singolo o tipo tele. Ha una dinamica veramente incredibile. È un gran strumento, è diverso, ma comunque non è facile fare degli split che siano così incredibili. È vero. Suonano veramente, veramente bene. Cioè, solitamente io, soprattutto nelle chitarre in questo stile, non sono un grande fan dello split dell'humbucker. È divisivo, è sicuramente una di quelle cose divisive. C'è chi dice, vabbè, non toglie niente, è meglio avercelo. Chi invece non lo vuole. Io solitamente non l'ho mai avuto, non ho mai avuto il bisogno, però questo, il manico... Mi ricorda un po' l'effetto che fa il Variaton nella Lucille di Bibi, no? Certo. Perché sgrassa un po'. È vero, sì, ricorda molto il Variaton. Sì. Quindi questa è una cosa che userei. Avendo una chitarra del genere la userei perché veramente suona bene e mi sa che i pick-up hanno meno output dei Lollar. Sì. E vogliono essere spinti così, perché nel momento in cui abbiamo attivato il pedale ha, diciamo, cambiato completamente carattere. Sì. Resta sempre però molto ferma, definita. Cioè sempre, sì, è più definita di quella là. Sì, è diversa. Cioè, si sente però la diversa. cosa curiosa è che nel momento in cui si entra nel gain ti dà questa definizione e questo attacco che prima invece magari nel pulito non aveva, mentre quella già di base aveva quel suono già un po' più aggressivo. Però è un coltellino svizzero, veramente. Sì, cavolo. Allora, mi ricorda un pochino un po' lo suono Larry Carlton, no? Sì, perché è questo vero. più tipo violino, quindi Eric Johnson con la 335, questo suono un po' più caldo, più smussato. Sì, è vero. Molto bella, molto bella, particolare e appunto anche qua un coltellino svizzero perché col pick up splittato. Ora, non suona come un astrato, però ci sgrassa un po' il suono, ci dà un suono in più. Non male, non male. Passiamo alla prossima. Questa chitarra invece è una, diciamo, torniamo, potremmo dire, in casa Gibson praticamente. È la più Gibson del gruppo. La più Gibson del gruppo. Esatto. Questa qua è una Heritage, per chi non conoscesse il marchio, ci abbiamo fatto già più video, quindi vi rimandiamo a quei video di dettaglio. Però Heritage è l'ex plant del Michigan di Gibson, che adesso è una ditta indipendente. Quindi questa, diciamo che, come dicevamo, è la più Gibson tra quelle che abbiamo oggi. Assolutamente.
molto classica anche questa. Sì, sì, questa è una 335 fatta e finita, anche qui abbiamo gli split. Anche qui e gli c'è uno humbucker. split perché questa è la nuova versione, quindi la versione 2 delle Esatto. standard di casa Heritage. Sì, l'hanno modificata leggermente, hanno modificato leggermente il design della paletta e soprattutto hanno iniziato a fare il loro pick-up Esatto. in luogo dei Seymour Duncan che montavano prima. Esatto. Questi qua sono degli Alnico 5 che sono diversi rispetto a quelli che montano sulle Custom Core. Ok. E diciamo che se vogliamo fare un paragone con Gibson, questi qua sono più i tipo dei Classic 57 in luogo dei Custom Bucker, sì, Custom Bucker, Bars Bucker, così. 59 quelli lì. Quindi chiaramente fatta a Kalamazoo, Made USA e tutto quello che Look direi Il look è abbastanza quello. classico. Molto, Siamo sì. sicuramente in casa. Sentiamola. Qua siamo tornati Cavolo. in casa Gibson, no? Si sente subito la Cacchio, differenza. qua sul distorto è Ha bestiale. sparato un volume che veramente Sì, non sì. capirete dalle registrazioni No, no. video, ma ha una gamma media che è completamente diversa da quella della Yamaha. Ci si Assolutamente. avvicina di più alla Eastman che sentivamo però. Assolutamente sì. Questa mi sembra ne abbia un po' di più. Sì. Esce un po' di più e ha di più il suono Gibson, Sì, che ci sì, può stare, cioè, per quello che vi abbiamo appena detto, no? Senza dubbio. Anche qua, non l'ho fatto, ma già ve lo posso dire, ha una gran dinamica, sentite. Suonano molto Sì. bene questi pick-up. Sì, molto belli. Se non li avevo forse ancora suonati la versione humbucker, avevo No. provato quelli della, diciamo, il P90, Sì. tipo la mia. Questi devo dire che con un po' di gain si aprono e ti danno proprio quel suono vintage che Sì. ti aspetti da una chitarra del genere, Esatto. che è più aperto di una Les Paul, no? È più Sì, medioso, sì, sì, sì. Io meno dico corto. sempre che sì, la 335 a me piace perché ha quell'attacco un po' più percussivo, secondo me, di una Les Paul. Io la sento ha un po' più di pancia nelle medio-basse, chiaramente satura un po' meno, tende a comprimere un po' meno, ha un suono meno compresso in generale, però come dicevamo prima, se la spingi Sì, va. è una bomba. Pulisce. Fantastico. Pazzesco. Fantastico. No, questo, beh, Bello, io bello. ragazzi Heritage sono uno stragrande fan. Beh, sì. Ne ho una, sono di parte, ma sono dei chitarroni che hanno un prezzo giusto per quello che vi offrono. Esatto. E vi danno, secondo me, di più di quello comunque che è la loro fascia di prezzo. Se Sì, confrontati a altri marchi. Come rapporto qualità-prezzo sono veramente È notevoli. veramente un bellissimo strumento, ovviamente tutto made in USA, pick Chiaro. up fatti anche in questo caso in USA, quindi Esatto. ragazzi stiamo parlando del top del top del top.
Una cosa che in realtà è una chitarra che abbiamo nel gruppo di oggi, che potremmo dire che è un po' la cugina di questa, no? Ce l'ho di fronte, voi non la vedete nella camera, la prendo al volo e ha un nome che diciamo nella storia della chitarra poi è diventato anche molto molto famoso per non ha bisogno di presentazioni, delle ovvie ragioni, certo. perché questa è la Gretsch Broadcaster, che in Esatto. realtà non è stata veramente la disputa. Fender non è nata da questa ma dalla batteria che si chiamava così, è poi vero. hanno utilizzato il nome ovviamente per una chitarra, Esatto. ed è una bellissima Gretsch, ragazzi. Qua siamo veramente forse la chitarra più classica del gruppo di oggi. Questa è bellissima, sì. Bellissima. Poi il Bixby l'unica col dorato. Bixby vintage. Sì. Per chi non sapesse come funziona un setup, diciamo, Gretsch, che a occhio potrebbe sembrare un po' incasinato, tendenzialmente ci sono sempre due volumi, uno per pick up, il tono, e quello che vedete qua è un master tone. Sì. Qui selettore a 3 vie, quelle che vedete master qua volume, quello lì. Sì, master volume, sì, esatto. Sì. 3 vie, e in questo caso potrebbero sembrarvi dei sono degli humbucker, non sono in realtà dei Filtertron. No, anche esatto. se il look è stato dato quello più simile a un Filtertron. Sì, essendo la loro interpretazione di una 335, qui hanno messo dei pick-up che sono sicuramente più degli humbucker che dei Filtertron. Grazie. Tra l'altro l'unica che ha le autobloccanti, sì. che grazie al fatto che ha il Bixby, diciamo, ci bilancia un po' l'accordatura, che male non fa, però sentiamo un po' come suona, ma è una chitarra veramente bellissima a guardarlo. Allora, questi sono i pick-up con meno output, secondo me, tra quelli che abbiamo sentiti. Sì, volevo dire la stessa cosa, assolutamente sì. Mantengono una chiarezza importante, si sente il plettro infatti perfettamente, però a differenza dalla Yamaha, che era più rotonda e più calda, questa mi rimane ancora con questa frequenza medio-alta che appunto quasi ricorda come se ci fosse un Filtertron o qualcosa del genere. Sì, sono più cantini, cioè i cantini li senti anche sul pick-up al manico, li senti più presenti, sono più brillanti, hanno meno output, quindi sarà anche più dinamica poi. E infatti stavo dicendo, quando avete una chitarra con meno output, mettetegli un po' di gain e cambia la partita. Bella. Che bella, veramente bella. Ha un suono completo, cioè è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa. È proprio un'altra cosa. Ha il suono Gretsch, che è molto più, come viene in inglese, jangly, no? Cioè un po' più sferragliante. Più cantino, più sferragliante. Ti sa da queste cose. Figa. Sugli accordi aperti è fantastica. È proprio il suo. Ha tante di quelle frequenze che basta un nome. Malcolm Young. Cioè è proprio si sente. Ora uno dice ecco perché lui sceglieva Gretsch come tipo di suono. Esatto. Cioè
figata! Bella! Questa qui... Che figata! Ragazzi, questa qui è veramente bella. Tra il gruppo di oggi io non è che mi aspettavo di dire wow, la Grecia è No, incredibile, invece porca miseria! Sì, Sentiamo il manico. Mi ha stupito sta chitarra. Super versatile, cioè ci fai veramente... Mi ha veramente stupito, non me lo aspettavo. E poi comunque, vero che è molto sta nel setup, è molto stabile questo Bixby. Sì. Non è uno di quei Bixby che uno poi cambio corde è una rottura di balle. Sì. Però è molto stabile, cioè non si scorda. È incredibile. Bella. Ha una dinamica incredibile, ragazzi. Questo è uno strumentone. È uno strumentone. Sì. Sorpresa del gruppo di oggi. Davvero. Sorpresa del gruppo di oggi. Passiamo però alla prima di 2 wild card, perché vi ricordo sempre che c'è una sorpresa alla fine. Esatto. Una era chiamata e telefonata fin dall'inizio perché l'avete avuta qui tutto il tempo, quindi diciamo che potevate anche aspettarvelo. Tra l'altro questa è una new entry. È arrivata 2 giorni fa. Sì, fantastica. Una incredibile Giordano, che in questo caso, come potete notare, però ha un'ispirazione da non proprio una 335, ma circa una 335. Esatto, l'abbiamo fatta un po' così particolare, l'abbiamo chiesta a Nicolas con queste F tipo diamante, diciamo, che sono tipiche della Trini Lopez, e l'abbiamo fatta fare tutta gold, come potete vedere è completamente gold con lo stinger sulla paletta che ci piace tantissimo. Bellissimo. E un po' di relichino. Un po' di relic che sono i capolavori che fa Nicolas. È veramente spettacolare. Tra l'altro, cosa non banale, pur essendo verniciato anche il manico, non è appiccicoso o non ti dà la sensazione che ti si attacca la mano. Certo. Ragazzi, è veramente spettacolare. Sentiamo un po' come suona. Allora, questa diciamo che ha un po' il carattere Gibson, quindi più simile alla Heritage che lì o alla Eastman, però va ad essere con dei pick-up che sono meno carichi e secondo me un po' si avvicina al concetto che vedevamo poco fa con la Gretsch, no? Che chiama per avere una spinta in più che si va effettivamente ci va a portare in dei territori divertenti. È più bright delle altre. Molto. È molto più aperta delle altre. Soprattutto il pick up al ponte è più vintage come concetto, più brillante, più aperto, è più puff, diciamo. Si sente proprio. E poi il pick up al manico invece è proprio super cremoso.
pulisce. Diciamo che Giordano non ci delude mai. Non delude mai assolutamente. È più, secondo me, vuole più un suono blues, cioè Sì. che saturo, Sì, perché sì. sul saturo tende un po' a impastare, a ingolfare sembrava un quasi po'. un fuzz. Esatto, È vero? esatto, Sì. sembrava quasi un fuzz, quindi ho tirato indietro un pelo il gain del pedale ed è uscita appunto quella ariosità. Diciamo che ha Sì. una dinamica Pazzesca, incredibile. anche questa è... E si sente che ovviamente è una chitarra più rifinita Sì. e secondo me con un concetto in mente più chiaro rispetto alle altre, Sì. no? Questa mi sembra proprio sono questo, Sì. ho questi suoni qua, Esatto. è molto molto specifica, super dinamica, ma ha un suono, cioè proprio appunto come dicevi tu, se tu devi fare del blues difficilmente troverai una cosa che... È viva la chitarra. Bellissimo il Larsen che entrava Sì, sì, sì. sul vibrato, stupendo. Sì, poi vabbè, ovviamente ragazzi sono a Sì, beh, siamo 30 qua, centimetri Esatto. dall'amplificatore, a Però volume bellissimo, molto alto. sustain infinito. A camere spente giocavo con questa cosa del feedback per vero. farmi una specie di sustainer. Ragazzi, funziona, vediamo se riesco a Tappeto farcelo. sotto. Senti questa armonica di là, pazzesca. Comunque è molto più vintage come suono sì, delle sì. altre. Le altre le Assolutamente. potreste utilizzare veramente, soprattutto la Greccio mi ha scioccato quanto Sì, flessibile fosse il suono, invece qua proprio il puff si sente che è un puff vintage. Bello crudo, bello secco. Però, come vi dicevamo, abbiamo una sorpresa, perché in realtà questa chitarra è un ponte rispetto a questa. È un anello mancante questa Giordano, Esatto. che ci ha dato ispirazione. Allora, questa chiaramente Questa è una vera. è la nostra Trini Lopez del 67 con caratteristiche 66 originale. E quindi abbiamo detto perché non fare una 335 non con le solite F, ma fare la paletta un po' più classica rispetto a quella della Trini, ma fare questi tagli a diamante che Che a sono me appunto piacciono tanto. sì, comunque. sì. Mi molto, piacciono veramente molto, tanto. Assolutamente. E poi ragazzi, quando mi ricapita di suonare una chitarra del genere a volume, non lo so, non è un'esperienza che mi capiterà probabilmente molte altre volte. Aspetta che... Allora, il feeling vi posso dire, questa si sente subito che è una Gibson degli anni 60 perché il manico è molto più sottile Sì. rispetto a quelle che abbiamo suonato Anche il adesso. capotasto, tendevano ad avere il È più capotasto molto stretto. stretto, sì. E si sente subito. Ovviamente la paletta in questo caso è in linea, non è Certo. una classica paletta Gibson, però vediamo quanto quello che abbiamo suonato effettivamente si avvicina alla verità, no? Poi Qua ci sono anche le sellette. Le sellette in nylon che negli anni fine anni 60 Gibson faceva questa hanno un cosa. suono specifico. Hanno un suono specifico e questi qua come humbucker sono I classici puff. puff pattern number sticker originali. Sentiamo, sono loro. sentiamo, non vedo l'ora. Ok, già
più aperto. È diverso. Sì, sì, sì. Sì, è così rumorosa anche acusticamente che io sento anche un po' la plettrata delle Sì, corde. si sente anche il suono risuona acustico. proprio. Sì. E ha un suono completamente diverso. Le medie ricordano un po' quello che abbiamo suonato, però è meno gonfia, mi sembra leggermente meno gonfia, più a fuoco, anche sicuramente le sellette qua aiutano a cambiare un po' il suono. Molto comoda, devo dire, da suonare. Allora, la sensazione che mi dà è simile per alcune cose alla Giordano. Sì, Nel senso più che vintage. più vintage, il puff più aperto, Sì, sì. però mantiene un po' più di ciccia. Non so se è data anche dal tipo di sellette che Può magari essere. smorzano un po' le medio-alte. essere. Il feeling del manico è completamente diverso, ma per quello che dicevamo poco fa. E poi comunque mantiene questo sound dove c'è questo che tende un po' al fuzz, no? Cioè Sì, che non è una sì. distorsione precisa, diciamo, come magari avevano quelle un po' più moderne. Esatto. E si avvicina di più alla concezione dei Soundbear come tipo di pick-up. Sì, perché come diciamo sempre, le Gibson anni 50-60 non erano strumenti pensati per spingere. Non esisteva il gain. All'epoca non esisteva, anzi era quasi considerato un Un errore, difetto. un difetto. Quindi erano chitarre molto brillanti, molto scariche come pick-up. Sì. E questa si è così. si sente tanto. Più attacco. Wow. Ha più attacco. Pick-up al ponte è fantastico. Sì, ed è come ha due anime. Sì, cioè, esatto. c'era il fuzz al manico, È la vero. distorsione al ponte, È vero. non avendo cambiato niente, fantastica. Sì. Veramente, bella ragazzi. Cioè, Sì, poi questa in particolare Suona- in condizioni veramente sembra praticamente vintage. potrebbe sembrare una Murphy Lab. Esatto, ma Potrebbe light sembrare- aged tra l'altro. Sì, neanche... potrebbe sembrare una Sì, è Murphy vero. Lab di quelle dove gli hanno fatto ma neanche, cioè, non è neanche una bottarella, cioè No. è veramente incredibile. No, le cromature, questa qua non era nichelatura, era proprio cromatura. Negli anni 60 questa qua è indistruttibile. Come un'auto praticamente. Sì, sono No, è incredibile. durevolissime. Acustica. Pazzesco. Ragazzi, che cosa dire? Sicuramente uno strumento del genere è qualcosa che primo non capita tutti i giorni di suonare. È qualcosa di unico. Vi rendete conto perché c'è questa un po' ossessione a cercare di riprodurre questi strumenti qua? Sì.
ovviamente sono strumenti molto spesso irraggiungibili sia dal punto di vista della disponibilità che dal costo nel caso in cui ne trovate uno, però come abbiamo sentito oggi effettivamente riusciamo a portarci il sapore di quello che è uno strumento di questo tipo a praticamente fasce di prezzo che sono decine di volte meno di questa, a livello comunque che probabilmente se possediamo uno strumento del genere comunque fuori per suonare non ce lo portiamo, non ce lo portiamo, esatto. Perché a meno che non sei Joe Bonamassa, esatto, Bonamassa, lui gira con le sue 59 come se niente fosse, ma lui può. Però effettivamente ci portiamo a casa degli strumenti che ci danno quel carattere là, quel suono là, a una frazione del costo, e ragazzi sono degli strumenti bellissimi, bellissimi. Dovete secondo me soltanto venire qui in negozio per provarli con mano, per capire effettivamente quanto diverse siano queste iterazioni di 335. Esatto. Che penso che sia una cosa che continuerò a dirvi fino alla fine dei miei giorni, ma mi raccomando, ovviamente non scordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like a questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!